Per chi odia lo start and stop c'è un modo immediato per disabilitarlo, ma con una piccola controindicazione. Per le funzioni di guida, noi adesso abbiamo tutto attivo, mantenimento di corsia, eccetera, eccetera, ok? Proviamo a tenere premuto questo tasto, ma sulla tastiera pianoforte. Ok? Start and stop disattivato, ma non solo. Se noi previamo a lungo su quel tasto si disattivano pure sistema di frenata automatica, scusate, riconoscimento limiti di velocità, alert, attenzione guidatore. Allora, io lo farei anche per il mantenimento di corsia si è disabilitato e quindi potremmo anche farlo per disabilitare questo, però in realtà secondo me non conviene perché disabilita altre impostazioni, altri ADAS. Adesso magari riproviamo. Andiamo ad attivare tutto, riconoscimento limiti di velocità, alert, attenzione guidatore, lascio questa videata, ok, e vado a premere quest'icona qua e tengo premuto, guardate, in automatico si disabilitano tutte queste funzioni. Cosa che, ripeto, se per lo start e stop forse può essere utile, per le altre io ci penserei un attimo. Allo stesso modo, la pressione lunga sul tasto Home, in qualsiasi videata io sia, fa partire la procedura per abbinare via Bluetooth il telefono al sistema. Una cosa carina anche da vedere sono le informazioni che la stessa auto dà per spiegare le funzioni dei singoli ADAS. In questo caso vedete c'è l'animazione relativa al mantenimento di corsia. Torniamo indietro, abbiamo anche quello per lo start and stop. Continuiamo con le impostazioni, scusate, andiamo a vedere sistema. Connettività richiede di applicare il telefono, come dire, abbinare il telefono, ma l'ho già fatto vedere nell'altro video di presentazione dell'auto, il cui link è qui sopra. Qui andiamo a impostare le date, diciamo, le impostazioni di data, ora, le unità di misura. Se voglio posso fare litri per 100 km, altrimenti chilometri al litro, ok? E poi vedrò nelle impostazioni, ci mette un po' perché in realtà sta trasferendo di là, io adesso posso andare a vedere, qui adesso ho chilometri al litro, mentre prima forse avevo litri per 100 km. Possiamo addirittura avere le miglia, gradi Celsius, Fahrenheit, ripristinare le impostazioni del sistema, eccetera. Cerchi un'auto nuova o usata? Prova il nuovo portale autoit.it oppure scarica l'app. Ci sono anche gli accessori. autoit.it. Andiamo a vedere veicolo, che è più interessante. Abbiamo illuminazione veicolo, spegnimento fari temporizzato. Noi possiamo, quando spegniamo l'auto, andare a dire quanti secondi ancora i fari dovranno restare accesi. 60 secondi, 1 minuto, 30 secondi, 15 secondi. Illuminazione adattiva. L'auto ci spiega anche che cosa sia, regola in automatico i fari in base alle condizioni di guida. Se voi fate caso, quando accendete la macchina, magari siete davanti a un muro, vedete proprio il fascio luminoso che cambia, perché l'auto adatta il fascio luminoso in quel caso alle condizioni che si trova davanti, quindi il muro, ma la stessa cosa capita nel caso in cui si viaggi. Quindi questi fari LED, full LED, sono fari intelligenti, chiamiamoli così. E un'altra impostazione che io trovo molto molto utile è quella degli abbaglianti automatici. Io la lascio sempre su on, perché l'auto in automatico, quando arriva una macchina in direzione opposta, mette gli anabbaglianti, e quando, di notte ovviamente, e quando invece la strada è libera mette gli abbaglianti, in modo da non dover più utilizzare la levetta dei fari. In veicolo, quando noi andiamo a
premere sicurezza e poi diagnostica, noi possiamo vedere la pressione dei pneumatici, che ci dice, e anche la necessità poi di fare la manutenzione. Con questo video è tutto, spero che le funzionalità che vi ho mostrato vi potranno tornare utili. Nel prossimo video parlerò dei comandi vocali, quindi alla prossima, magari mettete già like e iscrivetevi al canale. Ciao, buoni chilometri a tutti!